Siamo a Volterra, bella città in provincia di Pisa, e vedremo alcuni tratti delle antiche mura etrusche che cingevano la città. Questo è il Palazzo dei Priori. Qui siamo arrivati in un punto che si chiama Mura di Santa Chiara, per la vicinanza con la chiesa omonima, che dovrebbe essere uno dei tratti meglio conservati. Volterra faceva parte della Dodecapoli, ossia delle 12 città-stato etrusche, come anche Arezzo, Perugia, Chiusi, Cerveteri tra le altre. E fu l'ultima città etrusca ad ammettere la superiorità di Roma, che nel III secolo a.C. la inserì nella Confederazione Italica. Vediamo che i blocchi sono abbastanza squadrati e regolari. Originariamente le mura etrusche di Volterra misuravano 7 km circa di lunghezza e si trattava della cinta muraria più lunga dell'Etruria. E questo è il Teatro Romano. Questo massone che vediamo si chiama Masso di Mandringa e, stando alle ipotesi, avrebbe fatto parte della cinta muraria etrusca. Una leggenda però vuole che ai piedi di questo masso si riunissero le streghe quando dovevano celebrare i loro sabba. Qui siamo lungo la via Volterrana e lassù in cima ne vediamo un altro trattino. Qui si vedono un po' meglio. E qui c'è un piccolo tratto che si chiama Mura delle Balze. Sono puntellate e cementate per evitare crolli, perché ne rimane in piedi una piccola parte, e queste però sono spettacolari. Quello che resta della cinta muraria etrusca di Volterra quasi ovunque è stato inglobato dalle mura medievali, qui invece sono libere. Qui le vediamo da sotto. La pietra con cui furono erette le mura di Volterra si chiama panchino, che è una pietra tipica della Toscana, di questa parte della Toscana. E questa è la porta all'arco che si apre nel versante sud delle mura. È una delle porte etrusche più famose al mondo, se non la più famosa in assoluto. E qui le pietre sono belle grandi. L'arco sormonta fu aggiunto successivamente dai Romani probabilmente, e vedete anche 3 teste in pietra scura sopra l'arco. La pietra con cui sono costruite le teste si chiama Seragite e rappresenta probabilmente Giove con i suoi figli dioscuri. E qui stiamo entrando nel parco dell'Acropoli. C'è questo trattino iniziale.
Queste più che pietre etrusche mi sembrano pietre ciclopiche, perché non sono squadrate. Il parco occupa la sommità della collina che domina Volterra e qui siamo sull'Acropoli. Ci sono i resti di due templi, di cui rimane solo il basamento perché gli Etruschi costruivano con materiali deperibili come argilla, legno, le parti aeree dei loro edifici, quindi non è rimasto nulla. I basamenti però sì. E qui vediamo parte del muro che circondava l'Acropoli, pietre squadrate messe insieme a secco. Quest'area comunque era un santuario che fu costruito nel VII secolo a.C. e rimase in uso fino al III secolo d.C. Questo santuario è il più antico della Toscana. La nostra visita a Volterra finisce qui. Spero vi abbia interessato. Alla prossima, ciao!